Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale o benvenuti per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Mi raccomando, se vi piace il video un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto verso Inter Napoli che si giocherà domani alle 20:45. C'è stata la conferenza del mister di ieri, anche se il succo è molto simile alle altre che abbiamo già visto, però qualche cosina da dire c'è, perché sembra che chi fa le domande non si sia visto nemmeno la partita Inter-Arsenal di Champions League. Si poteva portare qualche esempio a livello tattico, ma c'è stato ben poco. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Allora, Conte dice 3 punti importanti, non andiamo a San Siro a sventolare bandiera bianca, ma a giocarcela, e quindi giusto così, perché andare a San Siro facendo diciamo la squadra debole di turno, perché poi l'Inter è la squadra più forte del campionato, la migliore rosa del campionato, è la squadra da battere, siamo tutti d'accordo, però è una partita da tripla, secondo me resta una partita da tripla con un Napoli che ha 2 risultati su 3, ma non vado a Milano a giocarmi comunque la X, però a livello di classifica per restare lì col trenino Champions e tutte le squadre che poi nel caso poi vincono la Lazio, la Fiorentina, la Juventus eccetera, si possono raggruppare tutte quante in un piccolo punticino o 2 punti tutte e 5 o 6. Non vado lì a giocarmi la X, ma cerco di portare a casa eventualmente anche i 3 punti. Di là c'è un Inter molto ma molto forte anche per quanto riguarda la fiducia che ha acquisito nel match contro l'Arsenal, perché è una partita che diciamo aggiunge consapevolezza alla squadra di Inzaghi. Arginare un Arsenal che a livello offensivo è veramente un mal di testa, gente che scende dappertutto, sovrapposizioni in continuazione, inserimenti e diciamo fase offensiva fatta con 8 calciatori quasi a ridosso della tua propria area di rigore, diventa complicato e devi stare sul pezzo per 90 minuti. L'Inter ci è riuscito, ma nessuno l'ha vista la partita, credo, tra i giornalisti che erano in conferenza stampa che hanno fatto le domande. Domanda sprecata, quella, secondo me, poi è la mia opinione, eh, torni a San Siro, hai allenato l'Inter, eccetera, questo amarcord col passato, Conte ovviamente risponde a tutte le domande e gliene diamo atto, però a me interessa ben poco ciò che è stato Conte all'Inter, perché c'è una partita da giocare e sarei più contento nel sentire situazioni che poi riguardano il match che devi andare ad affrontare a livello tattico, a livello mentale. Comunque, domanda secondo me bruciata. La situazione Lukaku, Conte dice in questa conferenza, dice ogni volta che c'è la conferenza pre-partita, ma anche nel post partita, arriva sempre la domanda su Lukaku. Io vi dico la mia, spero che tutti quelli che stanno sputando su Lukaku, salottini partenopei e non, possano mangiarsi un bel limone di quelli là grandi, quelli là con la buccia bella spessa che si mangiano anche con lo zucchero, le nostre nonne ce lo davano con lo zucchero almeno. A me voi lo potete mangiare con o senza zucchero, e speriamo che Lukaku riesca a smentire tutte queste chiacchiere. Non credo che nella partita di domani possa far la differenza. L'abbiamo visto anche l'anno scorso con la Roma, forse è uno stadio che ancora gli pesa, è una situazione che comunque va gestita in maniera tranquilla, però credo che a livello emotivo qualcosa vada a pesare nella prestazione di Lukaku. Con questo non sto dicendo che Lukaku domani farà una partita da 5, anzi, al servizio della squadra, per ciò che deve fare e che gli viene richiesto dal mister, saremo tutti contenti. Situazione Lobotka, Conte non ci dice né sì né no, se parte dal primo minuto oppure entrerà a partita in corso. Vedremo. Io credo che gioca Gilmour, poi ovviamente fino ad un'ora prima del match non lo sapremo mai, lo sapremo domani verso le 20, verso le 19:45, perché di solito escono un'ora prima
le formazioni ufficiali. Colgo l'occasione per ricordare il palinsesto domani 19:45 sul canale di Mauro, TNTV 1926. Saremo in prepartita io, Armando, Mauro, e c'è anche, diciamo, l'altra sponda interista con due ospiti nerazzurri. Ore 22:35 22:40 ritorniamo qui sul canale per l'immediato post partita, reazioni a caldo e quant'altro. Su cosa si è lavorato per questa partita? Conte dice si è lavorato sull'essere più qualitativi in fase offensiva e più forti nei duelli, perché in rapporto alla partita con l'Atalanta dice noi abbiamo perso qualche duello e in avanti abbiamo, diciamo, espresso poca qualità a livello offensivo. Io sono d'accordo nella lettura che Conte ha della partita fatta con l'Atalanta e quindi vedremo miglioramenti da questo punto di vista, o meglio ci auguriamo di vedere miglioramenti da questo punto di vista. Però io non posso stare zitto e non posso non dire ma nessuno lì presente si è visto Inter-Arsenal, nessuno lì presente il turnover di Inzaghi, come sta l'Inter, soffriremo più sulle fasce, andremo più per l'interno, dove l'Inter è più vulnerabile, dove meno. Non è la stessa Inter dell'anno scorso a livello difensivo e fin qui ci siamo. Però ci sono delle situazioni secondo me che andavano quantomeno messe a gioco, ecco. Frattesi, Zielinski e Lautaro escono al 62esimo per far entrare Thuram, Mkhitaryan e Barella contro l'Arsenal. Cialanoglu esce al 71esimo ed entra Slani. Di Marco esce al 79esimo ed entra Taremi, quindi Inzaghi, pur avendo l'infrasettimanale, una partita di Champions importantissima per la classifica perché era, se non erro, a 7 punti e quindi doveva portare il risultato a casa o quantomeno un punto. Affrontavi l'Arsenal che è una delle migliori squadre d'Europa e fin qui ci siamo, e ha avuto anche questa, diciamo, la lucidità di fare questo minutaggio controllato, perché non lo voglio chiamare turnover ma minutaggio controllato in vista del Napoli. Hai cambiato due centrocampisti e Lautaro Martinez al 60esimo, quindi la mezz'ora di riposo in più ce l'hanno. Hai una Cerbi ai bastoni che non hanno proprio giocato e non hanno visto il campo e quindi freschi per la partita contro il Napoli. Poi non lo so se giochi a Cerbi, ma Bastoni giocherà sicuro al posto di Bissek, credo, avendolo risparmiato contro l'Arsenal. Ed è proprio lì che voglio andare a punzecchiare un tantino, perché se andiamo a rivedere azioni pericolose che l'Inter ha subito da inizio campionato fino ad oggi, è più su quella fascia che, diciamo, sulla fascia destra dell'Inter o sulla nostra fascia sinistra. Sarà perché le caratteristiche di Di Marco a livello difensivo comunque non sono spiccate come quelle offensive e quindi Bastoni sta andando un tantino in più in sbattimento, ma tra virgolette sbattimento, però concede qualcosina in più sulla sua sinistra che sulla fascia destra o sulla nostra dove operiamo, dove opereremo con Quara. Detto questo, io mi aspetto un match con un Inter addirittura più guardinga del Napoli all'inizio della partita. Poi può darsi che mi sbaglio, perché affrontare un Napoli con la sconfitta sul groppone contro l'Atalanta che viene a Milano e che cercherà sicuramente di giocarsela la partita, così come ha detto il mister, diventa difficile e non devi fare lo sborone nei primi minuti, perché poi la qualità in casa Napoli c'è per poter affondare il colpo, e quando la partita per le squadre di Conte in generale si mette sull'1-0 a favore diventa ancora più complicata, perché poi a livello di compattezza noi ci siamo già e se dobbiamo tirare un attimo i remi in barca per aspettare l'avversario con la partita sull'1-0 ovviamente avanti, non voglio dire diventa difficile per chiunque, perché sarebbe una sofferenza tutte le domeniche ovviamente andare sopra 1-0 e poi aspettare l'avversario, però Conte sa benissimo come e cosa fare quando sei in vantaggio anche di un solo gol di scarto. Quindi aspettiamo la partita di domani con un tantino di ansia, lo devo dire, perché è un match che
porta quella sorta di stress, ma nel senso buono, non ci stressiamo per partite di calcio assolutamente, però ti fa stare un attimo con quel pensiero. Domani sera c'è l'Inter con questa situazione di classifica, loro a un punto. Il pareggio porterebbe comunque a compattare tutta la sestina delle squadre, compresa la Lazio, la stessa Fiorentina, la Juventus e il Milan, ovviamente, nel caso poi facciano il risultato queste squadre che devono giocare tra oggi e domani. Noi saremo gli ultimi a giocare, quindi c'è anche questo da considerare. E chiudiamo. Nel caso poi la Juve fa il risultato, che è il derby però la Juve, Juventus Torino, il Milan fa il risultato, la Lazio ha il Monza, se non vado errato, un attimo che riprendo che ho fatto sì, no, non ha il Monza, la Lazio. Sì, la Lazio è il Monza. La Lazio è il Monza fuori casa, nel caso vince comunque si riportano tutte quante lì. Partita che diciamo alla quale si aggiunge questo peso, tra virgolette, per quanto riguarda la classifica e i punti e le squadre dietro che vengono comunque a pressarti. Auguriamoci che sia uno spettacolo, che vediamo una partita convincente, al di là del risultato, del nostro Napoli, che poi le prestazioni convincenti portano sempre a un buon risultato, che possa essere un pareggio, al limite portiamo a casa i 3 punti da Milano. L'abbiamo già fatto con i cugini rossoneri, sarebbe bello quest'anno, diciamo, fare questa doppietta, cugini rossoneri, nerazzurri, San Siro, portiamo 6 punti a casa da San Siro, sarebbe poi un bel vanto e cosa buona e giusta anche per quanto riguarda la classifica. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando domani appuntamento nelle 2 live. TNTV 1926, il canale di Mauro, che trovate qui sotto in descrizione, 19:45 fino all'inizio del match, post partita su questo canale dalle 22:40 in poi. Reazioni a caldo e salottino partenopeo. Sempre Forza Napoli, ciao!